Canile di Carpi, buonasera. Sì. Sì? Come mai vuole portare il suo cane? Ah, sì. Ne parlo con la mia responsabile e venga domattina. Andiamo, dai. Andiamo, dai. Andiamo. Per noi, che lavoriamo in un canile, è sempre più evidente che alla base dell'abbandono ci sia una mancanza di consapevolezza delle responsabilità che comporta avere un cane. La verità è che spesso le persone scelgono con troppa leggerezza di prendere un cane, senza tenerne in considerazione i bisogni e senza valutare se questa convivenza sia compatibile con il proprio stile di vita. Noi volontari ci siamo chiesti come poter far vedere al mondo le conseguenze di tutto questo e nel farlo vi abbiamo raccontato anche un po' di noi. Mi chiamo Sergio, vengo dal canile dal 96, 95, 96. Avevamo tanti cani, tanti a catena e tanti lì. Come mai hai iniziato a venire in canile? Te l'avevo detto, mia moglie mi doveva vedere, era che ha bisogno e sono venuto e non sono più andato via. È l'amore che sai per gli animali, capito? È la passione che vedi che ti... E poi anche per tutta la salute. Muoversi tanto è salute per me. Perché io ho fatto l'infarto e adesso quando vado a fare la vita il cardiologo mi dice sempre vai ancora al canile, sì, bravo, ti muovi tanto, e sì, non mi muovo tanto per me, comincio a diventare la sera quando vado a casa sono stanco. Però ci sono entrati tanto due giovani. Ah sì? Quella del mattino la Rita, speriamo che duri perché è brava veramente. E il pomeriggio si è entrato la Marina. Sei soddisfatto di questi nuovi? Sì, no, sono soddisfatto di tutti i ragazzi, è una bella squadra, di ragazzi giovani che sono validi ed è questo l'importante. La Desiree posso dire solamente che deve avere tanta pazienza. Entrare su certi cani con tranquillità se puoi, non andare ad agitarti e se vedi che sono agitati non entrare.
Sono Desira Meli, ho 19 anni e mi ha spinto a venire in canile appunto l'amore che ho per gli animali in generale, ma la passione che ho iniziato ad avere verso l'educazione cinofila. E secondo me, proprio invece che basarmi su dei video, ho preferito avvicinarmi proprio a un mondo concreto, quindi un mondo dove potessi avere a che fare con i cani, non solo dietro uno schermo, ma anche appunto dal vivo. E appunto secondo me è una bellissima esperienza e mi metto proprio nel pratico quello che già io a casa studio da sola. Posso darti un consiglio? Sì. Tieni sempre in tasca 2 o 3 biscotti. Sì. Prova a abituare, darglielo uno tutti i giorni. Vedrai che dopo puoi entrare, perché capisci che si porti davanti. Mi fa davvero tanto piacere fare quello che sto facendo, poi piano piano conoscerò anche i cani, ovviamente, come ha detto anche Sergio, col tempo mi farò l'esperienza, imparerò tante cose e spero appunto di continuare questa cosa, perché io sicuro non ho intenzione di mollarlo, perché è proprio un mondo che mi piace. Ti aiuto? Dai, dimmi, vuoi che ti aiuto? Sono Raffaella, sono una volontaria storica del gruppo zoofilo carpigiano. Mi piace usare questo termine perché sono passati già tantissimi anni, sono ormai direi una trentina. Adesso sono da qualche anno presidente dell'associazione e gestisco questa struttura. Il canile è cambiato negli anni, io ricordo molto bene quando cominciai, dove trovai una situazione per me veramente difficile, tantissimi cani da caccia, bastardini di ogni genere, e in una struttura che allora era una struttura fatiscente, viaggiavamo sui 200 cani. Sicuramente il numero negli anni è calato, però anche il tipo di cani. Ci sono purtroppo ora molti molossi, molti pitbull, cani che fanno molta fatica a sopportare la vita in canile, pertanto noi cerchiamo di rendergliela un po' più tranquilla il possibile, o comunque cerchiamo di dare loro tantissime attenzioni. Quindi la cosa che noi stiamo cercando di fare è intanto di allargare i nostri orizzonti, ovvero di non fermarci sempre solo il cane nella gabbia pulita, gli diamo il cibo, le cure del caso, ma di cercare di creargli una situazione più simile alla vita quotidiana che potrebbe avere fuori da qua. Quindi gli insegniamo una nuova vita. Il canile per me è la mia famiglia, quindi io se non vengo qui il sabato io proprio sto male, cioè io devo essere qua. I miei cani sono i miei cani questi, ognuno di loro ha comunque un pensiero nella mia testa, non so come dire, mi sento veramente molto responsabile nei loro confronti. Ho imparato tanto e credo che i cani mi abbiano insegnato tanto. Io dico sempre che sono loro che stanno aiutando me. In realtà. La prima volta che sono venuta in canile è stato il gennaio del 2010. Avevo in mente questa cosa qua di aiutare i cani del canile e ho cominciato a fare un'adozione a distanza. E poi da lì ho cominciato a venire in passeggiata. L'ho fatto per 4 anni, nel 2014 sono entrata proprio come volontaria dentro in canile. L'impegno è tanto. Però credo che per il nostro canile ne valga la pena. Secondo me negli ultimi anni veramente il canile è cambiato tantissimo come struttura, ma anche come persone. Secondo me le persone che ci sono dentro in questo momento siamo veramente un gruppo meraviglioso.
Cosa hai visto, amore? Brava, brava Pepetta, brava. Brava. Oggi una volta. Ciao, Nata. Ciao. Ciao Vale! Ciao. Ciao, com'è andata con la Brava! Brava. Come al solito! Ma certo. Sì. Te la lascio. Ok, Ciao, andiamo Comini! la prossima Dai. settimana. Io seguo anche le passeggiate, quindi organizzo le passeggiate col pubblico esterno, con i nostri ospiti. Mi contattano e io comincio a fargli un po' di domande, oltre che a spiegare come funziona la passeggiata. La passeggiata è il momento per il cane. I nostri cani sono dentro tutto il giorno, dentro un box, a parte andare in sgambatoio eccetera, però è sempre quella routine. Quindi il cane deve uscire in passeggiata e deve essere una cosa costruttiva per lui, quindi deve avere delle esperienze positive e chi li porta in passeggiata devi insegnargli, tra virgolette, a vivere al di fuori del canile, quindi incontrare altri cani, altre persone, la bicicletta, la persona che corre, la macchina. Poi c'è anche chi, magari del pubblico, come le persone che vengono di solito, che fanno già cose diverse, magari ricerca, li caricano in macchina, gli fanno fare esperienze esterne, che sono importantissime. La passeggiata deve essere questo, è il momento prezioso per il nostro cane. Avevo 24 anni e rivedevo fare le bancarelle, perché mai avevo neanche scoperto dove era collocato il canile. Rivedevo le bancarelle estive alle feste dell'unità o in piazza. E un giorno mi sono avvicinata e ho detto: ma volete una mano? E c'era una grande volontaria dell'epoca, la Novella, Sì. che mi ha risucchiato: vieni, certo che abbiamo bisogno, ma non solo per le bancarelle. Da lì, tipo in un mese, non ho più avuto una domenica libera. Ho una passione nata così di botto. È iniziata così ed è diventato, cioè, il mio passatempo preferito. Forse ha riempito un vuoto, non lo so cos'è stato. Io avevo già il cane, avevo una vita piena a quell'età. Facevo l'università, non è che non avessi niente da fare, gli amici, il fidanzato, però arrivare là con 200 cani all'epoca. 200, c'erano veramente pochi volontari, per quello che ho passato tutte le domeniche lì, perché non c'era nessuno e quindi ci avevano più mollato praticamente. Ho fatto un sacco di anni, 18, 17 di volontariato, fino a che poi è diventato un mestiere. Negli anni la passione è sempre rimasta. Io ho fatto anche nel 2014 il corso educatori, ogni 2 o 3 settimane c'era un weekend intero a questo campo cani in cui c'era il corso. E ho detto: dai, ho chiesto a Raffaella, il capo, posso portare per far fare un'esperienza fuori dal canile con un cane. E all'epoca non si faceva niente del genere. Non c'erano educatori in canile, non c'era niente. Noi eravamo lì a sopperire le mancanze proprio fisiche, basilari, di sopravvivenza dei cani e basta. E quindi per la prima volta sono usciti, al di là di fare la passeggiatina, quelle già che si facevano, e li portavo in macchina, li portavo in campi aperti, li portavo con altra gente, altri cani, classi di socializzazione, insomma cose nuove. E veramente educativo tantissimo, perché mi sono resa conto di cosa vuol dire avere un cane che conosci nella gabbia e vederlo fuori. E lì la testa ha cominciato poi a girare, ho capito che non era sufficiente vederlo in gabbia. E invece fuori, oltre a dedicargli del tempo, ho capito, cioè ho conosciuto il carattere di questi cani, perché nella gabbia sono deprivati della possibilità di esprimersi, davvero.
fortuna che vedi la persona giusta, che riesci a capire tu che è quella giusta per i cani, e lì è importante quanto li conosci. E quindi se tu conosci i cani riesci a dare indicazioni alle persone, ce l'ho o non ce l'ho il cane che è per te, il idoneo, è importantissimo. E lì c'è la ghigliottina, rischi di sbagliare tutto e di lasciare un cane nel box. Un mese, un anno, una vita. C'è la clessidra che scorre. Più sta lì, più è difficile che venga adottato. Sono da arte, ero disoccupato fino a 8 anni fa. Ho conosciuto la novella che mi ha chiesto se ero interessato a provare a far volontario con i canili. E gli ho detto guarda, sì, mi piacerebbe molto anche perché mi piacciono i cani, e ho detto sarebbe una bella esperienza. E da allora sono entrato qui, ho fatto un paio d'anni come volontario, poi dopo visto che comunque ero bravo, piacevano i cani andavano d'accordo con me, e dopo poi mi ha cominciato a assumere. Ho iniziato facendo solo 4 ore, poi dopo pochi mesi mi ha subito integrato con anche il pomeriggio, mi dava sempre delle mansioni perché vedeva che comunque andavo bene. Ho sempre seguito le istruzioni di chi aveva più esperienza di me. E poi cominciando a spostarli e dandogli da mangiare, ho cominciato ad abituarmi a loro e loro si sono abituati a me. Quindi ho cominciato a prendere fiducia in loro e a muoverli tutti, a gestirli. Già i primi tempi cercavo di capire se potevo entrare o no i cani. Ce n'erano già alcuni che mi dicevano che guarda che questo cane era problematico, però mi sentivo fiducioso di entrare e io entravo. Infatti dopo andavo d'accordo, guarda, sarà pericoloso per voi, però per me non fa niente, insomma. Con le persone non ho mai avuto un buon rapporto, non sono mai stato socievole, me l'hanno sempre detto tutti. Con i cani è diverso, riesco ad essere più spontaneo, l'amore magari è quello che non riesco a dare alle persone, glielo do tutto a loro. Il canile per me, l'unico modo per cambiare lavoro è che non ci sono più cani qui, quindi devo lasciarlo per forza il canile perché non ho più cani da accudire, ho da gestire, ho da mangiare, giocare con loro, allora devo cambiare lavoro. Però probabilmente andrei a cercare lavoro da un altro canile. Ormai, per me i cani sono tutto. La situazione italiana dei canili rispetto a questo fenomeno dell'abbandono e della rinuncia di proprietà o comunque dell'esubero di cani in canile è veramente critica. Ecco. E le adozioni sono sempre poche rispetto ai rientri o alle entrate. È un discorso che riguarda la società e la società adesso sappiamo che ha tantissimi problemi, c'è una grandissima superficialità in tutto, che si riversa poi anche nel discorso prendo un cane senza avere proprio la consapevolezza di cosa vado a fare. Quindi di fatto queste rinunce sono aumentate tantissimo, come dicevamo, e questo in tutti i canili d'Italia ti posso dire. Ma il problema che c'è alla base di questo fenomeno di abbandono così sempre in aumento è proprio dovuto al fatto che le persone, quando vanno a decidere di far entrare un cane nella propria vita, quindi o di adottarlo o di comprarlo, perché non è che i cani di razza siano esenti da questo fenomeno, perché spesso vengono rinunciati anche loro, quando fanno questa scelta non c'è la minima responsabilità, cioè alla base non c'è consapevolezza dei bisogni del cane, delle sue attitudini, della sua personalità e non c'è la presa in carico della responsabilità di avere un cane, di cosa significa avere un cane. All'inizio ci credevamo a quello che ci raccontavano, quindi chiedevamo come mai non vuoi più il cane, ma ci raccontano di tutto e di più.
Poi arrivi al cane e ti aspetti, come ti hanno detto, morde, aggressivo col bambino, tappa il cane, ma basta un'occhiata un po' più approfondita, in 2 giorni capisci che non era vero. Quindi tutte quelle cose che ci raccontano, per lo più sono scuse che si vogliono raccontare le persone. C'è una frase, si firma, c'è anche una riga con motivazioni, no, dell'abbandono. Ormai scrivono solo problemi familiari. La verità è che tante volte è stata una scelta stupida quella di prendere un cane. È stato un giocattolo per un bambino, è stata una voglina di un ragazzino, perché tante volte dalla famiglia da cui provengono avevano avuto la sfortuna di essere scelti per caratteristiche generiche e non per la necessità vera della famiglia e non in base a quello che sono loro. Diventa sempre più complicato ma proprio per il tipo di cane, che uno ha poca possibilità di andare via perché i molossi e i pit sono cani che vengono presi in considerazione poche volte, cioè la persona che arriva in canile cerca un cane tranquillo, se lo cerca di grosse dimensioni vuole un cane tranquillo e che vada d'accordo con qualsiasi altro animale e insomma un cane perfetto. Questo non lo è. Questo può sembrare a tante persone che però non perdono un po' di tempo per conoscere la razza, può sembrare una tipologia di cane sbagliata, cioè come posso dire, si sentono tantissime brutte cose in questo periodo, però spesso è colpa nostra, colpa dell'essere umano. Questi cani che ormai sono numerosissimi nei canili, spesso sono presi da persone poco affidabili che magari si sono proiettati su questo tipo di scelta per lo status sociale che avere questo tipo di cane rappresenta, credendo che faccia figo, faccia forte avere il pitbull. E questi sono animali che hanno un corpo insomma importante, quindi una fisicità importante, che comunque sono stati selezionati da noi per motivazioni insomma di combattimento, sicuramente insomma non socievoli con gli altri cani, però le persone quando li scelgono di questo non gliene frega niente, anzi scelgono per le motivazioni più futili questi cani. Poi in realtà si scopre che insomma chi li conosce lo sa, chi ne ha uno, io ad esempio ne ho uno che ha 13 anni a casa, adottato in canile vari anni fa, che sono appunto pazzeschi perché sono sensibilissimi e si legano tantissimo al proprietario, alla persona, hanno un bisogno pazzesco della persona, vivono molto bene anche senza avere contatti con altri cani, oppure hanno pochi amici ma buoni, ma veramente pochi, e quindi vi immaginate come possono stare in un canile, cioè qui siamo pieni di cani, contatto umano ce n'è, quello che possono dare i volontari, ma non è certamente quello di un proprietario o di una persona umana insomma di riferimento, per cui si trovano completamente spiazzati, spaesati, tante volte, anche se non sempre, molte volte purtroppo questi soggetti più di altri sviluppano delle vere e proprie patologie legate allo stress da canile, quindi se non patologie o se non altro comportamenti compulsivi che possono essere addirittura a volte portati a delle forme anche di autolesionismo, perché appunto stanno male, soffrono proprio tanto, quindi non è raro che ci venga chiesto anche di intervenire per capire come aiutarli e come evitare non solo incidenti ma farli stare il meno male possibile.
Le figure che assolutamente sono indispensabili sono gli istruttori. Noi abbiamo un paio di ragazzi che insomma, sono contenta che si siano fermati con noi perché loro hanno lavorato tanti anni in un canile e quindi sanno benissimo cosa vuol dire il cane che entra qua dentro, perché non è facile capire com'è realmente questo cane, lo si vede proprio nel tempo. Il nostro compito degli istruttori cinofili in canile è proprio quello innanzitutto di tracciare un profilo comportamentale dei soggetti che sono presenti in struttura, gli ospiti del canile, e quindi questo parte sempre da un'osservazione del cane e in vari contesti e che ci consente di capire quali sono magari le sue fragilità, i suoi punti deboli ma anche le sue potenzialità e da lì andare a lavorare per appunto costruire delle esperienze insieme al cane, guidate ovviamente, che consentono al cane di avere poi degli strumenti per quando andrà a casa in adozione, cioè delle esperienze a cui attingere quando si troverà in una famiglia, in un contesto sociale. Quindi è molto importante partire proprio da esperienze, faccio alcuni esempi, come ad esempio l'avvicinamento all'auto, la capacità di andare a viaggiare in auto, la capacità di muoversi in un contesto urbano, magari con delle soste al bar o in ambienti dove ci sono più persone o altri cani, il gioco, e la capacità, insegnare la capacità di stare in una stanza chiusa che non sia solo il suo box appunto, ma che gli consenta di imparare a calmarsi e riuscire a riposare. Sono tutti piccoli tasselli che sembrano banali, ma sono quelli che ci fanno conoscere il cane nella sua personalità e poi proprio gli forniamo un bagaglio di esperienze che lui così ha già fatto prima di trovarsi poi a viverle a casa. Il lavoro dell'istruttore cinofilo oggi è complesso. La difficoltà è che dobbiamo diventare mediatori nella relazione tra il cane e l'umano e questo ti obbliga a non avere solo competenze sul cane e lavorare sul cane, ma proprio averne tante di competenze anche per lavorare con le persone. Per cui è un mestiere difficile. Difficile, è il più bello del mondo, forse sì, è bello, a me piace e quello che ci spinge a continuare ovviamente è che noi questo dobbiamo fare, è proprio una cosa che senti dentro ed è mirato il più possibile, anche se è difficile e dura, a far comprendere alle persone il cane, perché tante volte i problemi nascono proprio dal fatto che il cane non è compreso dalle persone che ha vicino, quindi da lì nascono dei disagi e il sintomo proprio di questi disagi sono i problemi comportamentali, per cui alla fine quello che credo sia il nostro ruolo e quindi un po' lo scopo per cui noi lavoriamo è cercare di farci proprio mediatori tra queste due entità bellissime, la persona e il cane, cercare di fare un po' da ponte. È un ruolo molto bello, non facile ma molto bello, cercare di far vedere alla persona quello che vediamo noi e questo quando capita, quando accade, fa in modo che inizi davvero una relazione sana, felice. Cerchiamo sempre noi volontari di affiancare uno di noi insomma a questi cani in modo che si crei un rapporto di fiducia e anche perché se troviamo una persona interessata cerchiamo di farglielo conoscere il più possibile e se uno di noi insomma ha instaurato un buon rapporto con questo cane sicuramente può essere un passaggio del testimone. David è il mio orgoglio, assolutamente il mio orgoglio. Difficilissimo da capire perché quando entravo era veramente agitatissimo, uscivo con le gambe nere, piene di lividi e poi insomma piano piano ho insistito perché vedevo che nessuno andava dentro da lui.
tutti avevano un po' paura, però io non lo so, a me quel cane lì mi ha sempre dato qualcosa e quindi ho chiesto a Anna e Davide se insomma, ci si poteva lavorare e per fortuna che ci abbiamo lavorato perché come era messo prima non potevo fare quello che sto facendo adesso. Lui si fida tantissimo di me, mi ascolta tantissimo adesso e io sono felice di questa cosa. Stiamo crescendo insieme ed è bellissimo perché lui fa cose, io faccio cose, è tutto un incastrarsi ed è meraviglioso. Una cosa del genere non mi era mai capitata in tanti anni di canile. Secondo me il nostro scopo di volontario è proprio quello di aiutare questi cani e cercare di dargli maggiore possibilità per essere adottati, per trovare una nuova famiglia. E quindi questo è quello che sto facendo con Bram. Quando è entrato in canile è apparso a tutti docile, tranquillo, cioè ci potevano andare tutti i volontari. Man mano si riprendeva, riacquistava un po' di forza eccetera, è venuto fuori il suo carattere, il suo vero carattere, e con alcuni volontari era addirittura aggressivo. Io non so, mi ha preso in simpatia forse subito, abbiamo costruito un bel rapporto, era contento quando mi vedeva, scodinzolava, insomma così ho deciso di sfruttare questo rapporto con lui per fare tutte delle attività per fargli riacquistare prima di tutto sicurezza in se stesso e fargli conoscere piano piano il mondo esterno al canile. Perché appunto conoscendolo abbiamo capito che la sua aggressività viene dal fatto che ha paura di tutto quello che non conosce, delle persone, degli ambienti, delle situazioni diverse da quelle che conosce lui, e purtroppo lui ne conosce veramente poche. E così abbiamo intrapreso questo percorso e devo dire che noi lo troviamo migliorato, ecco. So che la strada non è facile, magari lui ci metterà più tempo, però spero che veramente che ci sia qualcuno che decida di adottarlo e portarselo a casa. Cerchiamo sempre di mettere di fronte la persona che cerca un cane a tutto ciò che può implicare l'adozione, perché implica dei cambiamenti avere un animale a casa. E come dico a tutti, bisogna fare delle adozioni responsabili. Cioè non puoi pretendere di venire qua e dire ah, bellissimo quel cane, mi piace un sacco, mi sento di poterlo portare a casa e lo porto a casa. Non puoi portare a casa un cane subito che non ti conosce. Abbi la pazienza di dedicargli un po' di tempo durante la settimana, vieni qua, lo conosci, fai in modo che tu sia quello che lo porta via da qua. Io spero di far capire alle persone che siamo lì non per tenere i cani a marcire in gabbia, per farglieli conoscere, ma devono accettare un po' le persone, la valutazione che diamo. Chiedi indirizzo al cane, il cane, la gamba di cane, no, non solo uno, che forse rispondano alle tue esigenze, perché la verità è quella lì, è un incontro di esigenze. Visto che dovrebbe essere un matrimonio, quello con i cani, che dura tutta la vita, è importante far capire alla gente che non conta niente, il pelo, il colore.
Ma cosa ti aspetti dalla tua vita col cane? Fa la differenza nella scelta. Quando siamo venuti abbiamo conosciuto lui subito e ci siamo innamorati. È già venuto a casa, si è trovato bene, come tutti il divano no, ma lui la prima cosa è salito sul divano. Sto mandando foto da tutte le parti, le amiche, gli amici, e quindi speriamo che lui sia felice, che stia bene. Spesso quando le persone vengono a fare visita in struttura chiedono se abbiamo cuccioli e quello che io dico sempre, ovviamente se non ne abbiamo, di fare un giro e di affidarsi ai volontari, perché conoscendo appunto i cani presenti in struttura possono raccontare anche di loro, quindi di farli conoscere soprattutto i nostri cani adulti, perché credo che tutti debbano avere una seconda possibilità. Sarebbe bello che le persone iniziassero a capire che in canile ci sono veramente cani meravigliosi. Non escludere assolutamente l'idea di un cane anche adulto che ha già un suo bagaglio di esperienze, ha già una sua personalità, e che veramente sono stupendi perché hanno anche una saggezza spesso questi cani, che è bellissimo scoprire, cioè hanno delle risorse che stupiscono tantissimo. Uno pensa no, un cane adulto non si affezionerà, non si abituerà. Guardate, è la più grossa sciocchezza del mondo, assolutamente non è così. Il legame che c'è tra me e lui è una cosa indescrivibile, non riesco proprio a spiegarla a parole. Penso di aver fatto una delle cose migliori della mia vita, portarlo a casa. È stato bellissimo. Quando sono venuta in canile in realtà avevo prenotato una passeggiata con un altro cane ben diverso da Shark, però quel giorno non sono riuscita a fare questa passeggiata e quindi niente, ho iniziato a fare un giro tra i box per vedere i vari cani e niente, ricordo che Sharky è stato l'unico cane tra i tanti che non ha abbaiato, mi è venuto semplicemente incontro ed ha appoggiato la zampina sul cancello e questa cosa mi ha fatto propendere proprio per dire, cioè, questo è proprio un cane, è diverso dagli altri, mi sta cercando, ci stiamo cercando e quindi ho deciso di uscire in passeggiata con lui. Guarda dove l'ho messo lì. Il mio percorso di adozione è iniziato a ottobre 2020, si è concluso a gennaio 2021. Sono stati dei mesi molto belli perché mi hanno permesso di buttare le basi per poi una convivenza, no? Insieme a lui, perché non è scontato il fatto che adottando un cane e portandolo a casa lui si adatti immediatamente, automaticamente ai tuoi ritmi. Cioè c'è comunque un percorso da fare fondamentale, come se comunque una persona venisse portata in un altro posto che non è casa sua, invece fino a quel momento comunque il canile era casa sua, e quindi portato in un altro in un altro contesto con persone che comunque conosce poco, con abitudini e anche orari diversi dai suoi, insomma è stato fondamentale perché comunque l'ha molto abituato, l'ha aiutato tantissimo e ha aiutato anche me a capire quanto dovessi essere paziente nell'aspettare i suoi tempi, insomma senza pretendere troppo che lui fosse già pronto, ecco, a tutto questo. Non mi aspettavo di instaurare un legame così forte con un cane già adulto sicuramente, anche perché inizialmente
Nella mia ottica l'idea era quella di adottare un cane più giovane, perché sì, pensavo di instaurare un legame più importante, pensavo di poterlo istruire, educare in un determinato modo, anche perché insomma mi è sempre stato detto, insomma, luoghi comuni, no? Il cane adulto non riesce a educarlo, ci sono sempre dei problemi, ha un passato magari burrascoso e quindi avrai dei problemi nella gestione. In realtà no, cioè nel corso dei mesi e degli anni ho capito giorno dopo giorno quanto era forte il legame che c'era tra noi. È stato proprio un percorso graduale ed è stato bello proprio quello, cioè il vedere che giorno dopo giorno lui comunque piano piano si fidava sempre di più di me, mi seguiva magari nel fare le esperienze che prima non aveva mai fatto. Quindi la cosa più bella è stata questa, proprio il vederlo crescere e vederlo cambiare. C'è molta gente che lo vede adesso a distanza di anni e dice che anche ha degli occhi diversi, lo vede proprio diverso e per me è una soddisfazione immensa, è una cosa incredibile, incredibile. Dal mio punto di vista la cosa migliore che mi sia successa, che mi sia potuto succedere, è avere a che fare con degli educatori, quindi persone che sanno cose e sanno come trasmettertele e come insegnartele, e cambia molto il tuo punto di vista nei confronti del cane, secondo me, a quel punto, perché vedi cose che prima non vedevi e in questo modo riesci anche a costruire un rapporto diverso. È chiaro che senza riesci comunque ad amare il cane ti amerà comunque, però magari sei meno in grado di dargli delle cose che lo farebbero più felice, lo farebbero sentire meglio, più tranquillo insieme a te. Al tempo ho pensato, andiamo indietro perché saranno almeno 4 anni fa, quale cane avrebbe più bisogno del mio rapporto? E ho individuato Tyson, che è il cane che adesso ho adottato, perché non è mai stato molto considerato in canile, purtroppo, non è colpa di nessuno chiaramente, sono tanti cani, però lui è quello che secondo me aveva meno disponibilità da parte dei volontari rispetto ad altri cani. Ed era un cane molto agitato, quindi non c'entrava quasi nessuno in box, tendeva a saltarti addosso e piano piano col tempo, insomma anche chiedendo agli educatori che sono presenti in canile come potevo fare, ho iniziato a instaurarci un rapporto diverso, quindi ha imparato a ridirezionare, non veniva più addosso a me, ma andava a prendere la corda, mi portava la corda per giocare, e anche quando entravo gli dicevo no, ha imparato a stare seduto e poi ha capito qual era il vantaggio di tutto questo, perché poi abbiamo iniziato a coccolarci piano piano e da lì ho iniziato a portarlo in passeggiata fuori e a portarlo in paese e poi alla fine ho deciso di adottarlo. Ci ho messo un po' di tempo perché ho dovuto cercare un affitto che mi permettesse di adottarlo, ma poi l'ho adottato, adesso a casa è molto molto bravo, non ha mai sporcato in casa, è come se avesse sempre vissuto in casa, è fantastico, cioè per me è stato wow, cioè sono stata davvero fortunata. Il fatto di prendere un cane che ha già un carattere formato e scoprirsi, secondo me è proprio bellissimo ed è il pro più grande che ci sia nell'adottare un cane che ha già dai 4-5 anni in su, diciamo. E se penso ai cani che ho avuto, è un rapporto che cresce in continuazione, non penso che ci sia un momento in cui non cresca più. Ci sono sempre cose nuove che si fanno e come noi cambiamo come persone, loro cambiano come cani e quindi è un continuo conoscersi, è un continuo scoprire cose e, per quanto riguarda me, innamorarmi di cose nuove. Bruttoni. Così sono dolce.
cioccolati. Ti ascolto. Un sacco. Luigi.
Prendi ancora in spalla? Se è proprio l'ultima spiaggia, sì.